Tolto il dente, tolto il dolore? La mia sarà un'opinione impopolare, ma Uketsu, il famoso youtuber giapponese misterioso con la maschera in faccia che sta spopolando in internet e che ha venduto già più di 1 milione di copie nel suo paese, non mi sta convincendo, o almeno non mi ha convinto l'ultimo suo lavoro che è stato tradotto dal giapponese all'inglese recentissimamente, Strange Houses. Voglio lasciare ancora una possibilità, anzi due, a Uketsu. La prima è Strani disegni, il suo lavoro precedente che è entrato nelle librerie italiane, tradotto nelle ultime settimane. L'ho prenotato e vi saprò dire se la mia opinione non cambierà o cambierà. E poi la prossima, che è Strange Buildings, strani edifici. Quindi abbiamo strani disegni, questo che è strane case, e poi strani edifici. Benvenuti, sono in vacanza, come potete sentire dagli asinelli di sottofondo, ve li farò vedere perché sono molto belli, si stanno un po' rotolando nella terra, un po' brucando, e in quanto epoca di vacanza mi sto dedicando particolarmente alla lettura. Ebbene, anziché consigliarvi dei libri, vorrei sconsigliarvi dei libri, almeno in certe circostanze. Oggi parleremo del primo libro che vi sconsiglio, ma ne ho già preparati altri 4, ve li faccio conoscere subito tutti, così oggi approfondiamo il primo, che è Strange Houses di Uketsu, e nella seconda parte di questo video che pubblicherò a breve vi spiegherò meglio anche il perché degli altri 4. Pronti? Il primo, nero nerissimo che più nero non si può, Storia del buio di Nina Edwards. Bellissimo, bellissimo, ma non ve lo consiglio. Secondo, Fahrenheit 451, rosso rossissimo, bellissimo, con scritto bruciali tutti e poi brucia le ceneri, una meraviglia e non ve lo consiglio. Il terzo, che chi di voi segue il canale già ha visto e rivisto, il meraviglioso Codex Serafinianus, pieno di disegni misteriosi, scritto in una lingua incomprensibile, cioè veramente incomprensibile, libro meraviglioso che non vi consiglio. Il quarto, Strange Houses, libro come vedete molto bello, ma che è più bello ancora perché dentro ci sono dei disegni, stuzzica un po' la voglia di capirci qualcosa, e non ve lo consiglio. E l'ultimo, del quale abbiamo parlato nel video sulla patafisica, è proprio il libretto da cui nasce il concetto di patafisica, Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico. E non ve lo consiglio. Come avrete capito sono tutti libri veramente belli, ma per un qualche motivo in certe circostanze vi sconsiglio di leggerli o di comprarli o di regalarvi. Quello che faccio un po' più fatica a consigliare è veramente quello di Uketsu, per questo merita un video specifico che è proprio quello che state ascoltando. Se qualcuno l'ha già letto e non è d'accordo, scrivetelo nei commenti perché sono più che disponibile a confrontarci, anzi, avendo io una conoscenza abbastanza limitata della cultura giapponese, magari non sono stata in grado di coglierne a fondo le caratteristiche, quindi sono prontissima anche a ricredermi. Bello perché? Bella intanto la cura editoriale, questo gioco con i colori molto molto forti sicuramente cattura l'attenzione. Bello perché l'idea di fondo è veramente efficace, lo spunto di Uketsu mi è piaciuto. Mi è piaciuto davvero. Un conoscente sta cercando casa e chiede un commento a Uketsu sulla pianta della casa che trovate riportata nel testo. Uketsu si confronta con un amico architetto e quello che ne viene fuori è che ci sono delle strane peculiarità in questa casa. È misteriosa. La prima stranezza che si evidenzia è una sorta di vano, sembra quasi uno spazio per gli impianti, ma potrebbe essere qualcosa di molto più macabro. E dunque da qui si scatena tutta la vicenda. Uketsu, Uketsu l'autore, perché in questo caso non è esplicitamente lui, ma potrebbe assolutamente esserlo, l'amico architetto, cominciano a indagare proprio a partire dalla pianta, poi compaiono altri personaggi. Lo stile è curioso perché è tutto un botta e risposta riportato letteralmente, ci sono delle email, delle telefonate, ci sono appunto delle piante, a volte disegnate a mano come questa, a volte invece stampate in modo più formale, ci sono degli appunti, insomma l'idea è veramente interessante.
Mi aspettavo molto da questo libro, però non riesce a far fiorire, a far sviluppare pienamente i personaggi. Quindi partiamo da qua: i personaggi sono piatti, assolutamente piatti. Se siete abituati a dei gialli intriganti con psicologie e cose, qui non esiste niente di tutto questo. Se vi piace Agatha Christie, vi piace Sherlock Holmes, il cercare di giungere alla soluzione ragionandoci voi, ecco lì l'asinello che si diverte. Non è questo il caso, perché man mano che va avanti la trama, voi venite a sapere le cose passivamente, nello stesso modo con cui lo vengono a scoprire i personaggi. Io non ho trovato quello stimolo intellettuale che ho trovato invece appunto in Agatha Christie, in Conan Doyle, Sherlock Holmes, insomma. Va bene come lettura estiva, come divagazione, assolutamente sì. Non è un libro memorabile, ecco, non lo metterei tra i fantastici 100 da leggere nella vita. Ehi, 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 se ti sta piacendo questo video, pollice in su. E se vuoi continuare a rotolare con noi tra concetti che vanno dalla scienza alla letteratura, iscriverti al canale. Vieni a rotolare con noi, sarebbe super! Ciao, grazie! Per cercare di capire meglio il contesto, dunque cercato di comprendere meglio l'autore. Uketsu è uno youtuber giapponese, lo trovate facilmente online, è molto misterioso perché è completamente vestito di nero, mani comprese con dei guanti, e porta una maschera bianca. I suoi video sono leggermente inquietanti, sicuramente ben pensati, efficaci. Modifica la voce, non si sa neanche se è un uomo o una donna, la voce sembra quella di una ragazzina più o meno, direi, ma non credo sia una voce reale. E sicuramente è diventato molto famoso perché è bravo nel far questo, nel fare questo tipo di video misteriosi, nel nascondersi dietro la maschera. Saviano ha parlato positivamente del libro Strani Disegni, quello che è appena stato tradotto in italiano, ma in realtà lo stesso Saviano insiste molto, e secondo me anche efficacemente, sull'aspetto della maschera, tutto quello che ruota attorno a questo youtuber. Un aspetto che ho trovato interessante del personaggio di Uketsu, proprio relativamente alla sua estetica, tutto nero con la maschera bianca, che mi ha ricordato fortemente yokai, degli spiriti che in Giappone sono molto molto diffusi, fanno parte radicatamente della cultura giapponese. Esistono dei libri molto belli proprio sugli yokai. Io ne mostro uno che è anche stato illustrato magnificamente, e sempre a partire da questa estetica degli yokai, l'essere tutto nero con la maschera bianca più specificatamente mi ha ricordato il personaggio chiamato Senza Volto nella traduzione italiana della Città Incantata di Miyazaki. Si tratta di un cartone animato manualmente, praticamente un'opera d'arte, ogni frame, ogni immagine, che vi invito a guardare con uno sguardo curioso, sapendo che vi state addentrando in un mondo magico che non è necessariamente dedicato ai bambini, anzi probabilmente io questo cartone animato non lo mostrerei a un bambino, quantomeno non a un bambino piccolo, ma che ci fa pensare alla natura umana, alle diverse sfaccettature di ognuno di noi. La Città Incantata ve lo consiglio, Miyazaki, e il personaggio è Senza Volto. Eccolo qui. Quindi cosa non mi è piaciuto? Direi i personaggi non approfonditi, l'idea bella di riportare telefonate, lettere e via dicendo è però molto pedissequa, per così dire. Il fatto che si è passivi rispetto alla storia, il fatto che alcuni passaggi li ho personalmente trovati un po' forzati, per non dire poco credibili. Ho poi qualche dubbio di traduzione, con molta umiltà, perché non conosco il giapponese, conosco abbastanza il cinese ma non conosco il giapponese. Mi sembra che i personaggi tra di loro si relazionino in modo estremamente spontaneo, mentre la cultura giapponese, per come la conosco io, sempre in traduzione comunque, è più formale, utilizza delle espressioni tra persone che non sono intime, che sono decisamente più formali rispetto a quelle a cui siamo abituati noi, e non ritrovo questo elemento in questo testo, e ciò mi fa sembrare ancora meno credibile il tutto. Quest'ultima osservazione relativa ovviamente solo alla traduzione inglese di Strange Houses. Potrei essere smentita dalla traduzione italiana, magari, che verrà realizzata in modo diverso, e potrò ritrovare questa sfumatura culturale
Il linguaggio è un po' sempliciotto, un po' banale, sempre in inglese, ma immagino che segua il testo originale giapponese. Ecco, in architettura il famoso architetto Mies van der Rohe parlava di less is more, meno è più, e la stessa Coco Chanel diceva prima di uscire di casa guardatevi allo specchio e togliete qualche dettaglio, qualche elemento, qualche accessorio. Sì, va bene semplificare perché rende tutto più elegante in un certo senso, ma questo non è un'essenzialità come bellezza, eleganza, e fatico anche un po' a pensare che sia un'essenzialità legata a una scelta stilistica perché i personaggi fanno parte di un certo gruppo sociale. A me sembra proprio un po' povero, l'opposto di quello che mi è successo quando ho letto Harry Potter. Mi sono avvicinata alla lettura di tutta la saga con le peggiori intenzioni. Proprio non mi convinceva questa moda del maghetto, eccetera, eccetera. Quindi l'ho letto un po' per sfida, per poterne parlare male con cognizione di causa, conoscendo il testo. E invece, nonostante abbia approcciato la lettura di questi libri con le peggiori intenzioni, mi sono trovata di fronte a una storia complessa, frasi proprio complesse, personaggi con molto spessore, una scelta di termini mai banale. Parlo della traduzione italiana perché in questo caso non ho letto il testo originale inglese ma la traduzione italiana. E sicuramente questo è merito anche della traduzione, che è stata capace però di rendere una complessità che già era presente nel testo. Eppure Harry Potter non è complesso nel senso di pesante, difficile da digerire, no, è complesso nel senso che ha molte sfaccettature, ci sono dei rimandi all'interno della storia che danno un corpo, ma anche a un singolo libro. Non serve leggere tutta la saga, provate a leggere il primo, per esempio. Ecco, questo se lo prendiamo come singolo libro. Strange Houses non ha niente di tutto ciò. In ultimo, 22,50 € non valgono la pena. In conclusione, scheda per voi. Genere, è un romanzo un po' sperimentale. Costo, 22,50 €, lo abbiamo appena detto. Lo consiglio a chi ama l'architettura perché vuole leggere qualcosa di svagante che parla di architettura, chi si vuole svagare perché sotto l'ombrellone sta per andare sotto all'ombrellone, sta per andare in montagna tra gli asinelli e vuole leggere uno svuotatesta, e lo consiglio a chi è amante della cultura giapponese contemporanea perché probabilmente potrà apprezzare molto più di quello che ho fatto io uno youtuber giapponese che ha tradotto il suo stile dal video al libro. Non lo consiglio a tutti gli altri. O piuttosto, se avete bisogno di uno svuotatesta così per passatempo sotto l'ombrellone in montagna, andate di cruciverba, andate di parole crociate. Sto leggendo proprio questi giorni un paio di libri di Bartezzaghi, espertissimo italiano di cruciverba, proprio per saperne di più sulla storia dei cruciverba e portarvi qualche pillola in occasione del centenario del primo cruciverba in Italia. E così vi ho fatto anche uno spoiler per un prossimo video. La scheda sul perché non vi consiglio Uketsu, tranne in qualche caso, è terminata. Se vi piace sentirmi parlare anche di libri che non vi consiglio, fatemelo sapere. Ma come vi ho detto all'inizio, ci sono altri 4 titoli bellissimi. Appena il montaggio sarà pronto troverete il link qui sotto. Intanto, se non l'avete ancora visto, vi lascio quest'altro video. Un caro saluto, è sempre bellissimo rotolare con voi. Ciao! E proprio perché sono in vacanza mi sto dedicando